Dovremmo essere tornati dal vivo, penso. Speriamo di riuscire a farla questa cosa, sarebbe fighissimo. Sarebbe fighissimo. Ok. Sì. Sta Ok. trasmettendo? Sì. Oh yeah, ci siamo allora. Stiamo Sì, cazzo, trasmettendo. ci sono. Ok. Speriamo che non si interrompa nuovamente la connessione. E intanto direi che andiamo. Cominciamo ad andare dentro. Sì? Sì, andiamo, perché Ok. voglio... Attenta al coso per terra, bravissima. Tentiamo di fare un'indagine paranormale in live, sperando che il segnale ci aiuti. Allora, poi ci sono stati degli spostamenti. Cioè? Questa roba non c'era qua. Questa roba non c'era. Penso che sia oggettistica dei ragazzi che giocano a software, eccetera, eccetera. Ok. A te ti riferisci all'ultima volta che eravamo qua? Sì. Ok. Non c'era questa roba in questa stanza. Le reti del letto erano sulla sinistra. Sì? Non c'era quella sorta di piano, non c'erano quei monitor. Ok. Continuiamo l'esplorazione e vediamo se ci imbattiamo in qualche tipo di anomalia. Intanto salutiamo Gabriele. Ciao! Sì. Ok, sì. Ci siamo continuamente. Da dove è caduto? Sì, questo è proprio uno scalino. Allora, volevo un attimo rispondere a Guglielmo che chiede se siamo in 5. No, siamo in 4. Quindi se vedete qualcuno in più, non è con noi. Ciao Guglielmo. Ciao. Ok. Hanno tirato giù a posto. Allora, la connessione ogni tanto, ragazzi, sì, si bloccherà perché stiamo trasmettendo dal vivo, quindi essendo in una location un po' isolata è molto probabile che ogni tanto si bloccherà la trasmissione, però noi continueremo a trasmettere. Ci avvisano che ci vedono un pochettino a scatti. È normale, ragazzi. È normale. Siamo un po' isolati, ragazzi, cerchiamo di fare il nostro meglio. Voi rimanete collegati che comunque stasera sarà di questa, saranno magari più connessioni e disconnessioni. Intanto ci facciamo strada all'interno della colonia. Scusate se tiro su col naso, ma è un freddo della Madonna. Allora, volevo rispondere a Chiara che dice: ciao cari, scusate, sono appena arrivata. Ok, forse risiamo dal vivo. Ok, sì, risiamo dal vivo, scusate, è andata persa la connessione. Ok, ci risiamo adesso, credo. Ci siamo addentrati ancora di più all'interno della colonia. Flo, mi confermi che risiamo dal vivo? Sta caricando, David. Ok. Comunque penso di sì. C'è un attimo di pubblicità. C'è Vincenzo che dice che abbiamo qualche entità che ci blocca il segnale. No, Vincenzo, il problema è che non è facile fare una live durante un'indagine, perché ovviamente il posto in cui siamo, il segnale ovviamente un po' scarseggia e quindi il telefono tenterà di collegarsi nuovamente ogni volta che si disconnette. Se vedete qualcosa di strano fatecelo sapere commentando o se volete che andiamo da qualche parte in preciso ce lo comunicate che questa è proprio un'indagine interattiva. Anche questo è stato tutto.
Questa stanza non era messa così. Fermi un attimo. Eh? Fermi un attimo. Mi sembrava di... Io che guarda, c'hai aria dietro di te? Senti aria dietro di te? In che senso? Guarda, si muove aria da qua. Sì, ragazzi, è normale che si veda un po' pixelato e un po' a scatti. Come dicevo, questa non è una cosa. Siamo le live da una location di indagine, quindi siamo anche all'interno di un edificio, quindi è normale che ogni tanto il segnale possa andare via. Vediamo se riesco a... Volevo vedere se riuscivo a calare e smettere meglio, ma automatica di YouTube. Ok, ripetiamo allora, per chi si è appena collegato, chi siamo? Siamo io, David, Nicolò, Clorinda e Gabriele. Siamo all'interno della colonia Devoto e la stiamo perlustrando in cerca di anomalie. Non abbiamo con noi strumentazione tipo K2 o RF perché tanto trasmettendo al vivo sarebbe falsata la cosa. Ovviamente gli strumenti prenderebbero il nostro segnale. Fa un freddo della Madonna. Ho un gelone, un dito al mignolo. 20. Vento. Ah, questa è la stanza dei passi, dove abbiamo sentito i passi. L'ultima volta che eravamo qua? Sì. Ok. Esatto, la stanza dei passi. Sì. Cos'erano quelle botte fuori? C'è il vento fuori, si sono chiuse due finestre. Ah, ok. Stavo guardando adesso. Ok. Tanto faccio vedere un attimo il fuori qua. Scusa. Proseguiamo? Io non riesco bene a leggere i commenti che scrivete, ragazzi. Comunque vi saluto tutti. Ci fa piacere che siate con noi stasera. I commenti ne appaiono, a volte sì, a volte no, piccolini sullo schermo, però riesco male a leggerli. Quindi se qualcuno ci saluta e io non lo risaluto, chiedo scusa. Sì, Cristina, siamo in mezzo all'entroterra, siamo... no, aspettate, scusate, siamo in mezzo ai boschi, sulle alture liguri, sì, nell'entroterra, per quello fa molto freddo. Ripetiamo che siamo completamente in live, quindi vi state prendendo l'indagine come ce la viviamo noi a cose normali, ovvero in prima persona.
che piano siamo qua? Non è il terzo questo. Terzo piano? Dall'entrata o dal secondo? Secondo. Dall'entrata abbiamo tutti 2 piani. Ok. Penso che più saliamo forse più il segnale migliora, credo, eh? Ho questa idea qua. Beh, andiamo su Sì. dalla sala, siamo aperti, diciamo. Direi che forse se vogliamo fare qualcuno dei nostri esperimenti conviene farlo da sopra. Vogliamo andare direttamente in mansarda e poi andiamo a scendere? Forse è meglio, sì. Con calma, senza... Scuso ancora, ogni tanto qualche commento, scuso ancora del fatto che la connessione ogni tanto vada e venga, però questo chiamiamolo il bello della diretta, ok? È stata proprio una prova del fuoco, se riusciamo a trasmettere da qui... C'è il marmo che è spaccato, il circuito. Ok. Siamo in cima? Fiatone. Tutto a posto qua? Un po' più freddo, sì. Scusate il fiatone. Io freddo non ce la faccio uscire. Eccoci. Sì, qua fa ancora più freschino, sembra. Decisamente. Mi piace però questa cosa, ragazzi, che siamo riusciti a fare questa trasmissione. È vero? Bello. Anche Sì. a me. È proprio come avervi con noi stasera. Ma i commenti chi è che li vede di voi? Ma un po' vedo anch'io, un po' li vede lei. Però a me mi appaiono e mi scompaiono. A te ti rimangono invece i commenti? Sì. Vogliamo rispondere a qualcuno nel frattempo che siamo qua? No, stanno semplicemente dicendo ora che salendo effettivamente Si vede meglio. è migliorato il segnale ed è vero, lo confermo anch'io. Ok. C'è Cat Makeup che ci saluta. Oh, ciao, ci siamo sentiti su Facebook in questi giorni. Loro verranno prossimamente con noi in indagine. Sono di Genova. Ok. Ok. E già che siamo qui e il segnale è buono, sembra che regga. Che dici? Facciamo un esperimento? Uno dei nostri? Ragazzi, cosa volete che facciamo? Abbiamo con noi la Ghost Box, la roba per fare privazione sensoriale, abbiamo la palla numero 8, la moneta del sì e del no, bacchetta rabdomante. Possiamo fare tutti questi tipi di esperimenti, ma l'unica cosa che non possiamo fare ovviamente è usare K2 o RF perché ovviamente sarebbero falsati. Ci dicono metafonia, mi sembra. Giusto? Dan suggerisce metafonia, sì. Quindi facciamo una sessione di Ghostbox. Ma volete la facciamo in privazione sensoriale o la facciamo... Ah, qui stanno già dicendo privazione sensoriale. Ghostbox, privazione sensoriale. Perfetto. Lo Ok. facciamo fare a Gabriele. Non Facciamo l'ha fare... ancora fatto. Gabriele non l'ha mai fatta. Non l'ha mai fatto. Te la senti, Gabri, di fare... Sì. Ok. Ascolta, la facciamo dentro però. Sì. Sì, perché fa Perché? freddo qua. Perché rischiamo di trovare 4 cadaveri assiderati. No, ma qui c'è troppo segnale più bello. Freddo. Il segnale è più buono qui, Bene, ragazzi. Davide, te sei mai stai un po' più qua, però entriamo per favore. Dai, facciamola qui, va bene. È proprio così tanto freddo? Oddio. Beh, caldo non fa, ragazzi. Va bene, proviamo ad andare in quella stanza allora dove c'è il tetto. Siamo attaccati al muro. Ma è aperto, è aperto. Dai, proviamo quella stanzina un attimo, quella che è crollata lì, se è quella che mi ricordo io, eh. Vediamo se da... Qua, quello. Non è caldissimo, ma va già meglio. Ok. Questa stanza qua? Sì, questa è molto inquietante. Ah, questo è stato spostato, mi sembra. Io me lo ricordo che era non proprio qui. Cos'è?
Che c'è? Mi sembra che avevo sentito un rumore negli angoli di là. Sarà qualche topo. Probabile. Vecchiata questa scarpa. Però io la farei di qua. Non ti piace sto posto? No, A me sì. no, c'ho tutto crollato. non mi Sì, è un piace. po' crollato. Poi volevo far vedere, ragazzi, guardate un po' questo letto, diciamo, messo lì, sì. Questo è proprio uguale all'ultima volta che siamo stati qua. Noi siamo stati qua praticamente quasi un anno fa. Questo letto qui era messo così anche allora. C'è Pippo che dice che era in fondo prima il materasso. Io ora non mi ricordo esattamente dove erano posizionati. A me mi sembra che era qui, sinceramente mi sembra che era proprio questo il punto. Ah, ma lui dice quell'altro materasso. Sì, questo sì. Questo non so quando c'è arrivato. Anche a me mi sembra che non c'era. Poi bisognerebbe andare a vedere le puntate vecchie per scoprire sta cosa. Ok, qui no, avete detto, quindi Io la farei qua, in questa stanzetta qui. va bene, dai. Ok, vi seguo. Tutto bene, Chloe? Sì, ogni tanto mi sembra di sentire cose, ma sicuramente è il vento che sbatte contro il tutto. Ok. Talmente... È probabile che sia stato abbastanza dentro. Ah, ragazzi, vi chiedo un attimo se mi fate una cortesia. Io da qui non riesco a condividere la live sui social, quindi a voi che ci state guardando, se non vi dispiace se ci fate una condivisione sui social, perché io non riesco a farla perché ho il telefono ovviamente impegnato per fare questo. Ok, Clo, allora nel mio zaino trovi l'essenziale per poter fare la privazione sensoriale. Aspetta, vuoi che lo prendo io? Ma lei sa dov'è? Lei sa Ah, dov'è ok, perché che ero abbiamo rotto. fatto le borse insieme oggi apposta perché non ci fossero. Studiate. Ok. Intanto, visto che Clo prende le cose, cerca di non farci cappare un infarto a tutti, grazie. Visto che devo fare operazioni sensoriali, mi metto comodo almeno. Ah, ti vuoi sedere per farla, sì? Sì. Ok, va bene. Non avendolo mai fatta, non si sa mai. Che Ok. non capisco dove Ma sono. l'hai vista fare a noi, giusto? Sì, 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 sì. Cosa ti aspetti da questa privazione? Non ho idea, è per quello che... Eh? Infatti mi siedo un attimo. Sì, quelli sono per tappare gli occhi, però puoi aspettare prima di metterli. Ok. Uh-huh. E boh, vediamo cosa viene fuori. Non ne ho- Allora, io ti Sono dico, emozionatissimo a farlo. te hai assistito alla mia, Sì, ora il nostro pubblico ancora non l'ha vista quella indagine lì, però te hai assistito alla mia che ho dovuto interrompere. Poi è successo anche a Chiara, che ha dovuto anche lei interrompere la sua. spero di non interrompere anche la mia allora. Ma guarda, abbiamo notato che sono gli scettici più che altro che interrompono la sessione. Ci sta. Ok? Quindi te se comunque sei uno che ci crede, forse non avrai problemi di sorta. Quindi intanto rilassati, cerca di concentrarti un attimo, ok? Mhm. Nicolò, ti vedo sull'allerta più del Sì, solito, sì, no? sto sentendo come un campanellino, ho sentito. Ma qualcosa che sarà il vento sicuramente. Non lo so. Un campanellino leggero. Ting, ting. Ma sai che non volevo dire una stupidata? L'hai sentito? Mi sembra di sentirla anche a me prima. Ma Anche sono a te? così perché non l'ho sentito solo qua, io sto campanellino. Togliere È da il quando so- sono entrato che ho cominciato a sentirlo. Però non è che mi metta ogni rumorino, No, c'è vento, ma è da sotto l'ho sentita e adesso io lo sento qua sopra. Sì, ma un campanellino, cerca di descrivere un attimo il suono. Non so spiegarlo. Non è il campanellino, sembra sembra quasi. un o rumore almeno- generato tipo due monete, ma un metallo diverso. Sai cosa mi Ah. dava l'impressione a me invece, Ah. Nico? Che fosse quel campanellino da chiesa. C'hai presente? Sì, ma Quelli del tin 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 tin. sì, ma è un colpetto, è un colpo unico. Io Sì, sento sì. ting. Però è quel Ma lo tipo di senti campanellino ancora? lì. Proviamo un attimo a fare silenzio, vedere se lo sentiamo. Oh, Cosa? Cosa? Mi fa chiappare i colpi, Nicolò. ha bruciato qualcosa. Che hai visto? Non lo so, ha susciato qualcosa. Ora non so se era un animale o se è mosso qualcosa. Ok ragazzi, questi sono gli infarti che normalmente a noi ci chiappano quando siamo in indagine, sentiamo un rumore e la paura è sempre che ci sia magari un animale o qualcuno che si sia truffato dentro per fare magari qualche scherzo. Non necessariamente deve essere qualcosa di paranormale. Sì, sento anch'io una specie di bzz. No,
ok, ok. Era una vibrazione di un telefono. Va bene così. Fateci sapere un attimo anche com'è la connessione, ragazzi. Se ora si sente meglio, si vede meglio. Fateci sapere. Siamo in cima, quindi... Vorrei un attimo se va. Va Gabri, senti? Ok, Ha risposto sì. grazie. Ok, ci Ma siamo. hai messo... Aspetta, togli un attimo... Togli... Ok. Fatemi sapere quando parte la sessione. No, siamo pronti quando vuoi. Ora Gabri si benda. Ok, appunto perché dico, Certo, si no, deve no, ancora no, no, bendare, stavo facendo quindi... una prova per vedere se sentiva con le cuffie la spirit. Ok. Noi ovviamente dovremo sussurrare, perché lo sappiamo che più piano parliamo e meglio è perché c'è la sicurezza che non ci sente, quindi... Se hanno delle domande, ragazzi, se avete delle domande, dei dubbi, suggerite che noi ovviamente le riferiamo a nostra volta, insomma. Ok. Nicolotte... Scusa, sto cercando di sentire, non lo sento più. No? No. Ok, noi partiamo con l'esperimento allora. Sì, vai, Vado? partiamo. Gabri, iniziamo, Va bene. Come al solito quando stiamo per... cioè ci fermiamo ti toccheremo la spalla, ok? Va bene. Gabriele, ci senti? Gabriele, ci senti? Gabriele, ci senti? Ok ragazzi, non ci sente. Facciamo qualche Non domanda. riesci mica ad alzare ancora appena appena perché sento parlare ma non riesco a capire cosa dicono. Ma questo di Ok. Eh? chi apri? Cosa? Questo. Non lo so. Cos'è? È un telefono. È un telefono? Sì, è di Gabri. Ah, è di Gabri. Ah, ok. Stanno facendo domande dalla chat? No. Ok, allora iniziamo noi. Io chiederei intanto se si ricordano di noi le entità che sono qui dentro. Chiediamoli i nostri nomi allora. Ok. Ci puoi dire i nostri nomi? Sì. Ci puoi dire i nostri nomi? Per chi si fosse appena collegato, stiamo facendo un esperimento di privazione sensoriale. Gabriele è collegato con la Ghostbox e non può sentire quello che David. diciamo. Ecco fatto. Ok, ha risposto praticamente alla domanda di prima. Facciamo qualche altra domanda? Potete dire anche il mio nome? Stanno facendo un casino assurdo. Ok, io vorrei ripetere perché si è appena collegato. Gabriele non può sentire quello che diciamo noi, questo è un esperimento di privazione sensoriale, non ci vede e non ci sente. L'unica cosa che sente è la Ghostbox direttamente in cuffia. Una bambina ha gridato. Non ho capito cosa ha detto. Allora, dalla chat chiedete se Sì, sono nella luce. Ok, sono nella luce? io. Casomai siete nella... Che Sì. voce bruttissima. La domanda è, siete nella luce? Sì. Ok, forse questa era una risposta. Potrebbe. Ok, cos'altro chiedono dalla chat? Chiedono... Quante entità siete? Si sono mischiate 4 voci insieme ma non ho capito cosa hanno detto. Gliela rifaccio. Ok, rifai la domanda? In quanti siete? 3. Ok. Ok, c'è l'interazione. Noi sappiamo che, No. Ballo forte, una voce bruttissima. noi sappiamo che c'è una bambina. Sì, di vecchia data Di sappiamo che vecchia qua c'è data. una bambina che si è fatta sentire più volte. C'è una bambina tra di voi? Ogni tanto c'è un rumore come una specie di mitragliatore, cioè stranissimo. Eh, Puoi dirci il tuo nome? Chiunque di voi? Una bambina ha detto sì. È la risposta Io, di prima? una donna.
Non lo so, qual era? Se c'era una bambina tra di Non ho loro. capito questo. Come ti chiami? È una voce lontanissima di un uomo. Forse io? Ok, passo un'altra domanda sempre che fanno Sì, loro. sì, dici le domande che fanno dalla Le chat. leggo direttamente. Sì, leggi le domande che le persone chiedono. Siete rimasti, Si stanno parlando uno sopra l'altro, ma non riesco a capire cosa dicono. siete rimasti all'epoca fascista? Qua? Ma non ne sono sicuro, eh. Provo a chiedere qualcos'altro. Parla piano, parla pianissimo. Ci sono dei bambini? Sì. Una voce sussurrata, ma non l'ho capito. Io, una bambina, di nuovo. Ok, Questa l'ho sentita bene. grosse, Sì, grosse la interazioni bambina. stasera, grosse interazioni. E la bambina. Una voce bruttissima di un uomo ha detto sì 2 volte. Ok, continua con le domande della chat. C'è un demone qui? Sì, di nuovo. È sempre quell'uomo lì. Brucia. Ok, continua. Siete bloccati in un loop temporale? Una donna ha detto sì sotto una voce di un uomo bruttissima che non sembrava neanche umana. Che impressione però. Continua con le domande, Cla. Un urlo. Ne faccio una che si riferisce a questo argomento qua. Sei tu il demone? Cioè tu voce che Da. Dai, sì. è È russo in però russo non però. è... Era una donna quella che ha detto da. Non Mi- ho capito cosa ha detto. Ci potete dire la vostra età? C'è una voce di una bambina in lontananza, ma non capisco cosa dice. È un uomo che sussurra. Parlassi un po' più chiaro. Meglio? Sì? Voi? Quindi in sostanza una donna e una bambina. Chiediamo singolarmente nomi. E continua con le domande della Le ho chat. lette tutte Sì? per ora. Ok. Sì, di No, nuovo. ce n'è un'altra nuova, ok. Potete dirci come è fatto il paradiso, se lo avete visto? Ale? Ma non sono sicuro. Vorrei dire una Sì? cosa, Dimmi. una coincidenza un po' strana. Allontanati un pochino. Una coincidenza un po' strana. Ah, La domanda riferente al paradiso l'ha fatta Alessandra Marino ah. e lui ha detto David, questo l'ho sentito benissimo. Ma è una voce brutta però, ed è. La bambina, sì? Chi è questo? eri nell'SS tu uomo? E tu? Mi sembra, eh? Sta diventando confusionaria la cosa. Troppo, Non troppo. riesco a stare dietro alle risposte. Troppo, anche perché stiamo facendo le domande in serie e non gli stiamo dando Oh, il tempo di rispondere, probabilmente. Non possiamo, secondo me, pretendere una risposta. No, no, quello no, certo. Dobbiamo dargli il tempo. sì. Io conto 2 voci di uomini, una quasi sovraumana, una bambina e una donna. Sì? Quindi sono 4 adesso. Ora sono 4. Ora siete in La 4. bambina piange. La bambina è quella che piange sempre. Sì. Faccio un attimo una domanda inerente al fatto che la bambina pianga. L'uomo vi tiene prigioniere?
sia la donna che la bambina ha detto sì in contemporanea. Pesante. C'è una grossa interazione. Ho tachicardia. Ma dice che è meglio farlo smettere? Tu? Mi sembra tranquillo, però non... Sì, no, se va in paranoia stacca lui. Giusto. No, penso che si stia trovando in quello che sta Sono facendo. qui. C'è una domanda in tedesco. Ah, Però leggerla, non sì. tutta intera, però ho capito il concetto. Mhm. Du bist, Qui di nuovo la voce di uomo. du bist ein SS. Vabbè, vuol dire se sei un soldado tedesco. Sì, però è sì, più sì, lunga la sì. frase, ma non riesco a leggere tutto. È una voce lontanissima questa. Ok? Sì, la voce è quella brutta. Vado? Forse? Continua. Chiedono... Questo è meglio che non lo dico cosa ha detto. E neanche questa. Dillo. no, No, aspetta, se sono delle bestemmie non le Sì. possiamo dire. Cioè, stai bestemmiando? Sembrano abbastanza incazzate adesso, scusate il termine. avete Ma i sentito? due uomini, soprattutto quello con la voce brutta, sta facendo dei versi assurdi. Hai sentito Nicolò dietro di noi? Sì, ho sentito muoversi qualcosa, ma anche prima si è mosso qualcosa così. Avete bisogno di preghiere? Una voce femminile ha detto sì. Qui stanno chiedendo di dire un'Ave Maria. Lei? Potete uscire dalla colonia Sì, la bambina. o siete imprigionati dentro? Ci stanno dicendo di dire ora un'Ave No, la Maria. voce maschile. Io non la posso dire perché io non sono credente. Neanch'io sono credente. Nessuno di noi è credente, Vabbè, Vincenzo. però non costa niente. Sì, vabbè, io non neanche me la ricordo come. Neanch'io. La dico Allora, io. La dici te? Tante parole sono frammentate. No? Qui esci. Ma la dico ad alta Sì, voce? di l'Ave Maria. Dilla piano, ma... Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Lasciala, forse. Santa Sì. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, Esci di nuovo la voce maschile. adesso ed ora E nell'ora. della nostra morte. Fidati. Amen. La donna. Vabbè, tentare non nuoce, di sicuro male non abbiamo fatto a una preghiera. no, quello no, quello no. Ah, ci stanno chiedendo se hanno bisogno di una purificazione. Avete bisogno Ok? avete Credo. bisogno di una purificazione? Ripeto la domanda. Avete bisogno di una purificazione? Noi abbiamo il Palo Santo con noi, Abbiamo il Palo Santo, possiamo sì. farla. C'è Katia che suggerisce che secondo lei dopo l'Ave Maria si incazza. Sembrava un no, ma in lontananza. Però ora a me mi sembrano molto più calmi. Sì. Ma sta andando... mi sa che È sta sempre l'uomo che parla adesso. Ok, io direi un attimo di interrompere, così possiamo un attimo chiedere a Gabriele anche i toni, perché noi Lei mi sembra di aver capito. chiediamole un attimo spiegazioni su Sì, quanti Sì. sono La donna. e su quello che ha sentito. Anche perché sono Sì, frammentate. sono le frammentate le risposte, cose, sì. Vai, togli le cuffie. Eh. Gabri, Ciao. Togli le cuffie, togli le cuffie. Gabri. Allora, com'è andata? Non so cosa avete chiesto, ma in tanti momenti erano parole frammentate. Poi c'è stato un momento che tra una parola e l'altra sembrava quasi di sentire un mitragliatore di quelli vecchi, vecchi, vecchi. Faceva... No, ti volevamo chiedere,
se ci descrivi un attimo le voci, perché te hai detto che sentivi delle voci maschili, femminili, Sì, bambini. allora c'era una voce Quanti erano maschile secondo in te? 4, Erano in quattro? sicuramente in 4. Ok. Sicuramente in 4, di cui quei 4 lì, uno mi dava tantissimo l'impressione che non fosse neanche una voce umana, cioè era talmente brutta che sembrava qualcosa di completamente diverso. Poi c'era un uomo Ah, abbastanza sul cattivo andante, una bambina che dalla voce direi che poteva avere l'età di mio figlio, 7-8 anni, non di più, mhm. e una donna che da come parlava con la bambina o erano parenti o erano, cioè comunque vicini. Ok. Poi a un certo punto ha iniziato a piangere la bambina e la donna gli ha detto qualcosa ma non ho capito che cosa. E l'uomo 2 volte ha detto pronto Vabbè, e... parole come stronzo lo puoi dire, Ah, l'importante... ok, Cioè, vabbè, io... noi ci stavamo preoccupando che erano bestemmie. No, 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 quello lì no. Ok. E poi 1 o 2 volte ha detto via, però Ti faccio una domanda, qualcosa che abbia riferimento alla Chiesa cristiana, perché noi ci hanno chiesto di dire un'Ave Maria e l'abbiamo detta. C'è stato qualcosa che ti possa aver fatto sembrare che ci potesse essere qualche tipo di risposta? a un certo punto, non so quando l'avete fatto, ma a un certo punto Verso la fine l'abbiamo fatta. quella voce bruttissima ha dato un paio li chiamo rumori perché non so come descriverli, ma comunque ha fatto dei versi strani con la voce e poi non l'ho più sentito. Ok, All'ultimo ha detto ciao l'uomo e la donna. ok. Quando infatti mi avete toccato, che io poi ho detto ciao, erano l'uomo e la donna insieme che hanno detto ciao. Perché si erano già accorti che stavamo staccando la sessione, probabilmente. Probabilmente sì, perché come ha tolto poco prima che togliesse le Sì. cuffie ha salutato. Comunque, C'è dimmi. chi ci suggerisce, cioè ci dice che in realtà hanno bestemmiato ma in tedesco, Ah, perché c'è qualcuno che ha captato una delle parole che ha detto. Può essere una delle parole che non ho capito. ok. Comunque probabilmente Gian ci ha azzeccato, Cioè? Giancarlo, perché lui aveva suggerito una domanda che non ho fatto in tempo a leggere, se fossero madre e figlia. E lui ha detto, cioè senza dire niente, lui ora ci ha detto che sembravano, gli ha dato Sì, quella sensazione. sì, sì. Ok. Proseguiamo un attimo con l'esplorazione che voglio andare dall'altra parte, nell'altra ala e vedere se riusciamo a fare qualche altro esperimento, Sì, ok? sì. Mi tremano le gambe. Ti tremano le È un gambe? po' sì. Vabbè, riprenditi un No, 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 secondo. ma ci sono, ci sono. Ok. David, continuano a chiedere una purificazione. Cosa facciamo? Ma la vogliono qui, la purificazione? Io la Non lo so, ragazzi. farei... Ragazzi, la volete qua la purificazione in O questo mentre, preciso posto? o mentre camminiamo. Che hai visto, Nicola? Mi fai venire dei colpi quando fai ma... così? Si sente spostare delle cose, vero? Sì, 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 sì. Ma, non c'è... No, non c'è un cazzo, Non c'è niente. niente, guarda. Erano sensate le risposte che davo? Abbastanza. Specialmente all'inizio sì, poi dopo c'è stata un po' di confusione secondo me, però la colpa sicuramente è nostra perché facevamo tante domande insieme. Perché mi si accavallavano i discorsi di uno con l'altro, poi sembrava che si litigassero fra di loro. C'è stato un momento che addirittura proprio si è spento tutto, poi ha ricominciato di nuovo. Cioè, è stato Ah, una miriade di cose tutte insieme. ok. Vabbè, facciamo una cosa. Uno di noi lo tiene acceso il palo santo e Ce lo proseguiamo. portiamo in giro? Ce lo portiamo in giro così. Lo prendo io. Ok, dovrebbe essere dentro lo zaino di Klo se non mi sbaglio. Comunque è una sensazione stranissima la privazione sensoriale. Ma te non ti è venuto l'istinto di interromperla in certi momenti? Perché io il mio l'ho interrotto, per esempio. Cioè. Sì, sì, un paio di volte mi è venuto l'istinto di interromperlo e quando mi è venuto l'istinto di interromperlo si è fatta sentire la bambina. Ok, Allora avevo nella cosa di capire cosa voleva lei, più che gli altri. ok, ok. Tra l'altro in una delle volte ha detto, Mm. non mi ricordo se era lei, ho sentito proprio chiaro e tondo, David. Wow, fa Non so, attenzione. si muove. Eh, Proprio chiarissimo, non ho sentito neanche tanto nelle cuffie quanto proprio dentro l'orecchio. ok, ok. Un attimo che recupero. Sì, sì. Intanto io do un'occhiata un attimo al fuori, nel frattempo che voi vi preparate qua. Abbastanza duro. Ok ragazzi, questo è il fuori, tanto per farvi vedere un attimo dove siamo. Ovvero, wow, uno scalino di merda, tra un po' mi fa volare di sotto. Va bene? No, sì, tra un po' c'è un po' di uno scalino qua. Allora, questo è il tetto della colonia in pratica. E il gimbal sta dando al matto, ok, va bene.
Perfetto. E come vedete di intorno è tutto bosco. Cioè, laggiù ci sono le nostre macchine e vedete il davanti è completamente boschivo, colori autunnali bellissimi ovviamente. Questo ogni volta che veniamo qua io faccio riferimento all'arancione bello di questo posto. Ok, vediamo se... Ok, aspettate un attimo una disconnessione. Ok, risiamo dal vivo. C'è stata un attimo una... Ok, ora sì, ha recuperato. Ok, vivo, ok. Dicevi Clo? Abbiamo ripreso il segnale qua. Lui dice di no però, comunque provo. Ma qui mi è vivo, forse ora sta per ripartire. Ok, vabbè, dicevo ragazzi che avevate dei dubbi sul fatto di russi deportati qua. Storicamente, da quello che sappiamo noi, non ci sono stati russi qua. Qui c'è stata un'invasione di soldati tedeschi e di partigiani italiani, ma non russi, da quello che sappiamo ovviamente. Ok. Ok, siamo sull'altra ala della colonia. Uccellino, ciao! Dove? Amore, era un passero, sembrava un pettirosso. Dove vedi un passo? Di notte? Ma era appollaiato lì sopra, secondo me Era dormiva. sulla porta. Ok. Allora, si è persa la connessione, ora la riabbiamo. Abbiamo Nicolò che sta praticamente portando il palo santo ovunque nel posto. Sì. Che brucia benissimo, con un po' c'è questa dieta qua che lo fa bruciare. Ah, ok, ok. Allora, aspetta, no, non è la colonia degli orrori. Qualcuno ho visto che chiede se è la colonia degli orrori. No, No, è una colonia devoto, ragazzi. non è distantissima dalla colonia degli orrori, però quella è a Rovegno, che siamo da un'altra parte. Allora, qui che abbiamo ripreso un po' la connessione, forse ci converrebbe fare un altro dei nostri esperimenti, che dite? In questo punto qua, Sembra che ci sono 2 gradi in meno di qua. da questo lato, È sì. molto più freddo. Sì, sì, infatti anch'io sto sentendo. Confermo. Aspetta, voglio rispondere. Ok, aspetta, ci risiamo forse. Ok, ok, sembra che abbiamo recuperato la live. Noi continuiamo. Sì, ancora non parte. Però mi sembra che l'abbiamo recuperata. Io qua sto trasmettendo. Sì, ok, ci siamo. Ci siamo? Ci siamo. Accidenti, sono andati via tutti, ragazzi, ci dispiace. Eravate in 60, siete rimasti in 15. No, Ci dispiace, abbiamo provato ad andare dall'altra parte e il segnale è crollato immediatamente. Quindi non lo so, forse ci conviene magari scendere di un piano, tenerci magari vicino alle finestre e provarlo giù. vediamo. L'esperimento, ok, siamo già tornati a 20 persone, 21. Magari si ricollegano Sì, adesso. sì, si stanno ricollegando tutti, ci vorrà. Probabilmente hanno chiuso e riaperto. Eh sì. Può darsi. Purtroppo È così. Il bello e il brutto della live. Eh sì, sì, trasmettere in diretta capisco. specialmente da questi Non lo so, posti. no, ma Eh, sicuramente era il riflesso della luce, mi Non sembrava farlo un po' dietro le un mie pallino, spalle. un pallino che ti vedi là. Vai, scendiamo di un piano allora. Sicuramente era qualche riflesso della luce, non credo che fosse una... Ok, vedo che siamo tornati a 30. Ragazzi, veramente mi dispiace che la connessione non sia il massimo. Ho anche due schede in questo telefono internet. E prima di iniziare la live ho fatto un test di velocità su quale era più veloce e ovviamente ho scelto quella più veloce ma anche di poco perché erano più o meno uguali.
Ok, siamo tornati online, credo. Qua è dove c'era caduta la camera. Eh? Dove? Raga, io devo stare qua perché qua è dove c'ho segnale. Sì, ma non vi perdete, eh? Cioè, nel senso, ok, noi con intanto attrezziamoci per fare un esperimento. Cosa vuoi fare? È la palla numero Questo l'ho 8. sentito però. Cosa? Ma sono loro ora che stanno facendo rumore. Ok. La palla numero 8 e la moneta mi hai detto. Sì, sì. Tanto, do un'occhiata qua. Cos'era? E niente, no. C'era qualcosa? Nulla? No, Ok. ma neanche un animale, niente, zero. Ok, allora noi abbiamo, diciamo, Per adesso lo appoggerei da qualche parte. Quindi, io penso che sia anche questo vento che un po' influisca con la connessione, perché secondo come mi muovo parte, poi ritorna, poi riparte. Colpa mia. Che temperature abbiamo? Abbiamo un termometro dietro? Ora Prova un po' a il telefono. vedere. No, siamo bassi, secondo me. Ragazzi, quasi giusto 30 secondi perché mi sta nauseando. Sì? Palo santo? Così nel naso. Appoggialo, appoggialo. Sì. Appoggialo anche per terra, anche dove vuoi. Non Cioè. si spegne? Non lo so, lo so. Volevo metterlo in modo da non fargli Guarda, toccare. tengo io. 13 gradi. Puoi tenerlo te? 13? Però se ne percepisce meno. Sì. Sembra più freddo, vero, Sì, che di 13? sembra più freddo. Ah. Non avrei mai detto 13 gradi. A me non mi appaiono più commenti sullo schermo. Mi guardi se c'è qualche problema? Perché sono dal vivo, ma non. Prima i commenti li vedevo, ora non li vedo più. Sei sicuro che sei dal vivo? Sì, sì, sono dal vivo, 100%. Siamo a 58 minuti e 36. Aspetta, fermo. Cosa? C'è... Questo è il vento, raga, e fa Il paurissimo. vento. C'è Pippo che ha detto che ha sentito un grido, tipo di un animale. Ah, vedi? È il grido che intendi tu? E Maria Grazia dice che anche lei l'ha sentito. Anche Gabriele l'ha sentito. E anche Guglielmo. Ora ragazzi, se avete sentito qualcosa era il vento, come vi ho detto, però Ok, mi sono tornati i commenti anche a me. non l'ho sentito. Dai, proviamo. Aspetta, questo però l'ho sentito anch'io. Raga, voi l'avete sentito? Dico a voi da casa. Strano. Strano. Anche te. Ho sentito qualcosa anch'io, sì. Non so dire cosa fosse, ma. Non sono riuscito a decifrare nemmeno io adesso che rumore era. Allora, quella luce lì però mi dà un fastidio, questa qui. Sì. Non la posso mettere in un Appoggiala da qualche parte. Perché. Adesso magari un po' più basso ti danno fastidio. No, è proprio la luce che viene dal basso, perché il telefono ovviamente fa tutto da sé con l'esposizione, quindi. Magari ora La no. metto così. Così forse è già meglio, sì. Ok. Vai, andiamo con il secondo esperimento della serata. Praticamente useremo la palla numero 8 e la moneta del sì e del no per fare qualche domanda e vedere se riusciamo a beccare qualche risposta che abbia un senso.
Ripeto, è sperimentale al 100%, ovviamente. Le stiamo tentando tutte per vedere se riusciamo ad avere qualche tipo di interazione con le entità. Ok? Comunque ci confermano che almeno Guglielmo dice che il grido lui l'ha sentito mentre entravamo nella stanza, come Gabri. Ah, Sì. ok, quindi c'è stato sto C'è stato un grido C'è allora. qualcosa c'è stato, magari. Sì, ancora è vero. Riesco a capire se è il vento che magari fa muovere qualcosa, Eh. però lì è un po', c'è aria qui dentro, però vedi che è chiuso di le finestre, non lo so. Sì, però ricordiamo che questa è la colonia dalle 365 finestre, Una per ogni giorno. una per ogni giorno dell'anno, quindi che ci siano correnti d'aria è facile qua. Ok, proviamo. Allora, Gabriele, vorrei che le domande un attimino le gestisci secondo te, per via che te hai sentito le voci dalla Ghost Box. Quindi, in base a quello che hai sentito prima, cerca di portare avanti qualche domanda e la palla numero 8 e la moneta, vediamo se ci possono rispondere in maniera sensata. Ok? Ovviamente Gabri, questo è solo sì o no, quindi domande che possono essere di sì o di no. No, Io no, intanto partirei con la prima. le domande in qualsiasi modo vanno bene. Sì, scusate, Sì, sì. scusate. Poi perché la palla numero 8 non risponde soltanto sì o no. Quindi... No, domande più aperte. Sì, sì, le domande te farle, te l'ho detto, in base a quello che ti hai sentito prima. Ok? Ok, La vediamo moneta se- può anche confermare una risposta della numero 8. Sì, Esatto. non ci pensavo. Beh, io intanto direi di chiedere conferma se veramente erano in 4. Ok. Meta che dici? Io sì. Sì? La palla? Non è chiaro, riprova. Chiedilo di nuovo. Chiedilo di nuovo. Eravate in 4? Non ci contare. Ora dice no. Non ci contare. Richiedilo una terza volta. Siete in 4? No. Chiedimelo più tardi. Ok, inconcludente. Passiamo ad un'altra domanda allora. Sempre Gabri in base a quello che hai visto prima. Cioè hai sentito prima. Una delle voci di prima non era umana? Questa è tosta. Qualcuno l'ha chiesto prima in chat se c'era una... Senza alcun dubbio. Sì. Sì. Ok, questa era una risposta chiara, però vorrei che tu la ripetessi la seconda volta Ok. per vedere se nuovamente ci risponde nella stessa maniera. Sì, anch'io ho sentito il rumore alla finestra. Per esempio anch'io, ma non ho fatto prima domanda. C'è una domanda da YouTube anche. Sì. Rifate- Prima rifai la stessa. Ecco così. No, ma ci segue. È lo stesso uccellino di prima. Amore. È il petti rosso. Cazzo, ma è sceso di 2 piani. È sceso di 2 piani, sì. Ci sta venendo dietro con la colonia. Guarda, lo Guarda vedete? dalla luce. No, no, non credo da lui. Amore. È lui che fa suoni, bellino. Allora ragazzi, c'è un petti rosso che ci sta seguendo Si è praticamente. appollaiato di. Cioè, Sì, anche prima. sta con Sta seguendo. noi. Anche prima sarà appollaiato vicino a Sta noi. seguendo per tutta la colonia. Tra l'altro era uscito prima. Sì, sì, sì. Beh, la cosa strana è che ci sta seguendo e cioè è come se ci stesse guardando. Si è fa da messo lì, spettatore. si mette qua. Ora poi ci spostiamo e ci viene di nuovo. Facciamo la domanda se ci sta seguendo. Si è fatto Aspetta, 3 vorrei piani, si la fa. domanda di prima, quella... sì, Voglio la conferma. Una delle voci di prima non era umana? Ho detto così. No, sì. Sì. Certamente. Sì. 2 su 2. Sono 2 risposte positive. Ok, prova a chiedere in secondo se è realmente in connessione con noi tramite le risposte casuali che tira fuori la numero 8 e la moneta del sì e del no. Ma è diretta alla voce non umana o in generale? Chiedi a chiunque sia in ascolto, Ok. non sappiamo con chi stiamo interagendo. Ok. Ci date le risposte tramite la palla e moneta? Sembra di sì. E la moneta? Sì. Riprovo? Sì, per favore. Confermate che ci date le risposte con questi 2 oggetti? È smezzata. Non ha voluto rispondere con la palla. No. Riprova semmai, prova un secondo.
Ancora? No. Per me è sempre smezzata, però qua per me è no. Riprova un secondo. Non è spezzata. Certamente. Ok. Questa è una botta, raga. Ehi! Sì, Sei sicuro che era la finestra? sì, sì, era- Mi sembrava un Eilam questa qui. Vaffanculo. Nicolò non è convinto. No, Nicola è pronto. Pronto a scattare. Ok. Dalla chat che ci chiedono, Nicolò? Niente, allora, le domande da fare sono: riferito alla donna con la bambina, facevate parte della servitù, cioè degli inservienti, suppongo, durante il periodo della colonia attiva? Facciamo? Ok. Vai, chiedi, Gabi. La donna e la bambina facevano parte degli inservienti della colonia? Poi che lo sono parecchi. Chiedimelo più tardi. No. Riprova un secondo. La donna e la bambina facevano parte degli inservienti della colonia? Tutte smezzate. Ora mi dici sì. Buone probabilità. Quindi ho dato una risposta negativa e una positiva? Ho risentito qualcosa io. Che hai sentito? Un verso, non sono sicura. Proviamo la terza volta, vediamo cosa viene su 3. Sì. Eravate degli inservienti qua dentro? Accidenti, scusate. Poco probabile. Sì. Sì. No, non hanno voluto rispondere a questa domanda, secondo me, perché è intervenuto il caso. Le risposte sono uscite casualmente. Sì. Non c'è stata una coerenza fra risposte. Vediamo invece questa. Siete madre e figlia? Cosa può dire? L'avete sentito? Sì, sembrava tipo il ping di una chitarra. No, sembrava Sì, una cosa così, vero? Sì. Non era il vento questo. No. Ma che cazzo è? Cosa? Questo probabilmente era il L'uccellino era. che ha fatto il Che ha verso. fatto? Questo cosa Sì. su sto giorno? Ah, si è alzato un vento Sembrava bestia? un deglutire, sembrava, raga. Sì, però penso che era l'uccellino. Ok, non sapevo che io ci mi sapessero deglutire. No, non stava deglutendo, era il verso dell'uccellino però. Ma l'abbiamo sentito prima? Vabbè, non voglio insistere. Sì, Ok, il verso grazie. era Sì, diverso, sì, però era. mi dava l'impressione che fosse comunque l'impressione che Sì, fosse veniva da lì, quello siamo d'accordo, veniva da lì, infatti mi sono girato. Vabbè, andiamo avanti. avevo già fatto la domanda, non mi ricordo, la rifaccio. Eravate madre e figlia? Raga, palla e moneta. Sì, stavo guardando. Vi siete distratti? Scusate. Ok, teniamo il focus perché sennò siamo Sì, hai ragione, rovinati. stavo guardando se c'erano altre domande. Non vuole rispondere sta A cazzo. me dice sì. Non c'è verso che risponde, mi si pianta negli angoli. Ok, non ci contare. Magari non erano letteralmente. Voglio che la diciamo una seconda volta la domanda. Eravate madre e figlia? Devo vedere se c'è coerenza fra le risposte. No. Buone probabilità. No, No, Una ok. contro dell'altra. Non stanno rispondendo, non c'è interazione al momento. Guarda se dalla chat hanno fatto qualche domanda. Sì, di nuovo, l'ho sentito anch'io, raga. Questo ho sentito anch'io bene, il fischio. Sì, ma il fischio però veniva da fuori. Allora, c'è chi Allora, sì. ci dice, Gabriella ci dice, chiedete dell'uccellino, può essere che vi segue per È proteggervi. quello che volevo chiedere. E Anche Kat infatti dice, dipende da ciò che sentite quando vi passa vicino, se vi dà serenità vi sta proteggendo. E c'è ancora un altro riferimento, il Pettirosso ha qualche riferimento con i partigiani, questa è proprio una domanda. Non lo so ragazzi, guardate voi da casa perché noi da No, è qui... una domanda da fare qua.
Ah, Io ho ok. chiesto già in chat di dare un'occhiata se hanno un significato particolare i Ok, pettirosso. vabbè, fai quest'ultima domanda, Gabriele. Chiedi un attimo E- se il pettirosso ha qualcosa a che fare con i partigiani. ok, il pettirosso ha qualcosa a che fare con i partigiani? Però bisogna anche vedere se è qua per seguire noi. Chiedimelo più tardi. No? No. Devi farla? Ha a che fare con i partigiani il pettirosso? Dubito anch'io. Senza alcun dubbio. Sì. Sì. È un no, Quindi sì. una volta a volta, una contraria dell'altra. Ah, aspettate, raga. C'è Maker che dice c'è molto sul pettirosso, sia sulla chiesa, sul mitologico e incarna l'anno nuovo. È rosso perché è macchiato dal sangue di Cristo. Sì, questo l'ha scritto anche lui. Allora facciamo questa domanda qua. Il pettirosso è qua per proteggere noi? Sì, qualcuno l'aveva chiesto, mi sembra. Sì. Nuvole in Sì. vista. Nuvole in vista non è bello. No, nuvole in vista è preoccupante. Ma non l'avevo neanche mai letta nella palla numero 8, nuvole in vista. Vedete che mi sembra sia già scarico. Non c'era ancora uscita. La ripetiamo? Nuvole in vista. Vi chiediamo ragazzi da casa se volete qualche altro esperimento. No, raga, sentite, non è il pettirosso che fa No, sul questo verso. non era pettirosso, no. È tipo un deglutire, qualcosa del Sì, no, genere. no, non era il pettirosso questo. Cioè, non è un pettirossi non deglutiscono, raga, o se lo fanno non fanno certo tutto sto casino. Quindi riteniamo una domanda. Sì, vi chiediamo a voi se volete qualche altro tipo di esperimento in questo punto qui della colonia. Dico in questo punto perché uno ci sembra che ci sia abbastanza segnale e due perché sembra che comunque per i rumori che sentiamo e per via del pettirosso ci sta che sia attivo il luogo. Volete che facciamo una ghost box? Volete che... Secondo me dà fastidio che qua fare lì se c'è qualcosa qua. Cosa? Il bastoncino lì. Si è alzato un vento comunque? No, ho l'impressione che qualcosa ci sia con noi. A me ogni tanto mi impazzisce il gimbal. C'è Pippo che dice sia la ghost box Ah. e c'è Eri te? sì, era lui. E Beppe invece che dice se non siete tranquilli meglio sposarvi. No, no, non è che non siamo tranquilli, Beppe, è che... Aspetta, vedo se... Io posso girare la camera qua. Non lo so, non credo. Ah, sì, eccomi, ok. Ciao ragazzi, è la prima volta che mi vedete stasera. Allora, vediamo se riesco a puntare bene questo gimbal, ok. Allora, ci possiamo spostare, però abbiamo notato che come ci spostiamo perdiamo il segnale a volte. Ora in questo punto qui dove siamo il segnale c'è, riusciamo a trasmettere abbastanza bene. Il problema è che è lo stesso punto in cui però sentiamo dei rumori tutto intorno. C'è il vento che sta soffiando tra le finestre ovviamente e c'è questo pettirosso che ci segue. Ci guarda proprio, Ci guarda verso di proprio. noi. Sì, sì. Ok, cioè siamo diciamo guardati da un pettirosso. Quindi ci stiamo un attimino chiedendo, vi stiamo chiedendo un attimo se volete che facciamo qualche esperimento qua, tipo Ghost Box a orecchio nudo, che tutte le possiamo sentire contemporaneamente, o qualche altro tipo di esperimento che comunque di norma noi facciamo. C'ho i due Urbex qua che sono in fremento, mi stanno mettendo un'ansia addosso. Per assurdo se si sta sul pavimento fa più caldo. Ok, io mi sembra di aver letto che chiedono la Ghost Box. Sì, più di una l'hanno chiesta. Ok, organizziamoci per la Ghost Box. Raga, ci stanno chiedendo la Ghost Box, la facciamo qua, ok? La facciamo a orecchio nudo? Sì. Cosa, Gabri? Stavo cercando di interpretare i giri che fa, perché è già la seconda volta che lo fa, sia di sopra che qua. Il pettirosso, quando ci avviciniamo, comunque dopo un po' che siamo qua, inizia a girare in tondo, come per chiedere attenzione, e poi va verso la finestra e si ferma sulla finestra. Come se ci dicessi di uscire? Esatto, mi ha dato quell'impressione lì. Perché E su di sopra, quando ho fatto l'applicazione sensoriale,
un fuori, una cosa del genere, era stata dentro nelle cuffie. Ma c'era Maker che ci diceva nei commenti che ha qualcosa a che vedere comunque con la cristianità e Gesù crocifisso, se non mi sbaglio. Ha detto anche che secondo una credenza popolare scozzese, se ho capito bene, praticamente il pettirosso ha il petto così perché ha volato attraverso le fiamme dell'inferno verso il paradiso, qualcosa del genere. Sì, Cat, il Palo Santo è ancora acceso. Salvia bianca non ne abbiamo. Non capisco perché a volte a me mi compaiono nei commenti e poi se ne vanno. Che faccio giusto in tempo a leggerne uno. Al volo. Sì, leggo un commento al volo, ho letto un attimo Cat e ora. Una prova, scusate. Non ero pronto per niente. Al vento più che altro. Non ero pronto. Mi dispiace che hai freddo per colpa mia. Perché per colpa tua? Mi stai soffiando addosso? Ora Tra l'altro si vede capire gli occhi. Ma no, faccio di tutto addosso, non capisco. È il vento che mi entra. Allora, il pettirosso compare già nella mitologia celtica per i popoli del nord. Ah, preso messaggio. C'era Maker che mi diceva qualcosa. Uno dei simboli di Thor, del dio Thor, portatore di nuvole e tempesta. E infatti nuvole in vista è venuto fuori. Quindi sembrerebbe che abbia a che fare con delle entità nordiche. Pettirosso simboleggia Thor, nuvole in vista, che è il dio del tuono. Però Vuol è dire capito delle come. città nordiche qui. Ma è una coincidenza grossa questa Sì. Davide, comunque. non è una coincidenza quello che ti ho detto in macchina mentre venivamo qua? Non mi ricordo che mi hai detto tante cose in macchina. Ora non c'entra niente con l'indagine, ragazzi, però sembra assurdo, ma io stamattina mi sono corvo. Vero Ah, ma io lo vedo che io ho detto sarà stata Sì, una ma- cornacchia e te mi hai detto no, era un corvo perché era più lo grosso. vedo tutte le mattine nel corvo. A corvo o cornacchia? No, corvo. Corvo. Corvo, in mezzo alla strada. Io apro prestissimo al lavoro, io esco alle 4 del mattino e tutte le mattine io vedo questo corvo in mezzo alla strada. Tutte le mattine è pesante, però. Tutte le mattine, ma penso che abbia nido lì da qualche parte. Ditemi voi, quando volete partiamo. Un attimo che mi riprendo la chat, che l'ho dovuta chiudere per... Sì, orario. metti. Siamo anche in tanti ora, siamo 63 persone che ci stanno guardando. Grandi ragazzi, grazie. Ci stiamo, diciamo, un attimo riposando prima di fare la Ghost Box. La Ghost Box la faremo insieme a tutti voi, quindi quello che Io sentite ho il campanellino. ci dite. Campanellino? Non solo adesso, Io l'ho sentito adesso. non continuo a Vabbè, sentire. cerchiamo di non parlare tanto, così mentre che ne facciamo pausa, magari qualcosa lo captiamo noi allora, no? Che dite? Sì, ma noi siamo pronti anche. Cioè, dimmi cosa dica andare alla chat. Sì, ma io ti Mi ho dico, sentito parlare stavolta proprio. io sento il campanellino, da quando sono entrato. Sì, Maker, qui sembra che la trasmissione vada Cos'era bene. questa cosa? No, era Gabriele che ha sospirato. Il pettirosso è ripartito. Certo, bene. Sei là a rompergli le palle. Esatto, Anche Guglielmo ha detto che ha sentito un campanellino. Sì? ma Guglielmo, io da quando sono entrato, poi che ho fatto 2 piani salendo verso la mansarda, non ho detto nulla, ma continuo a sentirlo. Cacchio, è vero, Cristina ha detto una cosa intelligentissima. Ha detto, se ci sono di mezzo i tedeschi, la mitologia norrena era la loro ossessione, è vero? L'occulto era la loro ossessione. Ma anche la mitologia norrena. Cioè il concetto della razza ariana comunque deriva da... Comunque ha detto Maker che il pettirosso è roba buona, via, non c'è niente di preoccupante riguardo a quello. Sì, Dario, abbiamo tutti la sigaretta in bocca, perché questo sarebbe, diciamo, il nostro attimo di pausa. Di normale nelle indagini in questi momenti qui li tagliamo, perché noi finiamo un esperimento, poi magari ci fermiamo, fumiamo una sigaretta e poi ripartiamo e poi facciamo un altro esperimento. Ora diciamo che stiamo condividendo con voi La pausa sigaretta. la pausa La sigaretta. nostra pausa sigaretta. Sì, Pippo, è vero, Iter era ossessionato con l'occulto, confermo. L'avevo sentita dire anch'io questa cosa. Sì, anche io ho letto diversi libri dove parla di, appunto, di questi nazisti che facevano veri e propri esperimenti, ma non scientifici,
rituali, eccetera, eccetera. Si dice che al Castello Nero ci fosse una congrega di soldati scelti che, un po' come gli indiani in America, inalassero dei fumi in una stanza e avessero delle visioni. E pare che tra questi soldati ce ne fu uno in particolare che ebbe una visione della sua morte e la riferì agli altri, cioè il giorno, la circostanza, il numero di colpi che l'avrebbero colpito, eccetera. E fu così, dicono. È una delle tante leggende che si tramandano. Ah. Quando ci siete, ragazzi incappucciati, Come vuoi. possiamo iniziare. Ok, Come la mettiamo però senza la white noise? sì. Vado? Vai, poi accendi. Allora, intanto chiediamo... Cosa? Cos'era? Non ha mai fatto una cosa del genere. La donna di prima? Era la voce della donna di prima? La donna di prima, sì. Lei? Ma non ha mai parlato così chiaramente. David. No. Ok, ragazzi da casa, aiutateci a decifrare quello che viene fuori dalla ghost box, ok? Quello che sentite, dici. Sentite il suono. No. Come ti chiami, te donna? Il volume al massimo? Sì. Io ho capito qui e... Te lo richiedo, come ti chiami? No, Vincenzo, non siamo armati oggi. Apparentemente. La bambina, eccola. Ma scusate, io prima l'uomo ho sentito dire Führer. Sì, non volevo dire niente perché mi sembrava azzardata. Sembrava, Sì. sembrava Führer. Io ho capito. Ich. Hai capito, Ick? Io? Sì, che vuol dire io. Sì. Io e te adesso. Io e te. Io ho capito ich, Eric. Brutta voce questa. È quella di prima. Quella di prima? Sentilo. Proviamo a fare qualche domanda in riferimento a prima, di nuovo. Chiedili cosa vedano. Ora. Cosa? Scusa. Chiedo io o chiedi te? Chiedi. Che cosa vedete in questo momento? Sentilo. Io ho capito voi. Sì. Puoi dire il mio nome per intero?
prima, sì. Ogni tanto si parlano sopra uno con l'altro, ma sono lontani. Dove siete? La bambina come si chiama? Credo di aver capito un nome, ma non sono sicura. Che capito? Maria. Questa è una donna. Io non sto capendo niente. No, non sto capendo niente neanche io. Te, Era Gabri, il problema che avevo io prima, che si sentiva a spezzoni. Qua ci chiedono di domandare se si manifestano con un rumore. chiedilo. Potete fare un rumore, per favore? Tre. Io ho capito ora. Oh, vento. Ha detto di guardare la foglia. Sì, facciamo uno strano movimento. Sì, ragazzi, la foglia però io penso che sia il vento. C'è tanto vento qua dentro, ragazzi. Sì. Ripeti la fotografia. Ve lo richiedo, potete fare un rumore, per favore? Un rumore tangibile per dimostrare la vostra forza? La vostra presenza anche. Ile? Ho capito male? La bambina è qui? Parlami. Eccola, l'ho sentita. L'ho sentita la bambina. Lasciate parlare la bambina. In quanti siete? Molti? Tanti. Ha detto molti e poi tanti. Chi è che sta facendo questi riflessi? Che riflessi? Ah, qua forse. Sì, da qua. Ventilatore? No, io no. Mi è arrivato un altro spazio. Non riesco a capire di cosa. Puzza. Migliaglione. Mi sembrava la stella. Molti non mi basta, dimmi un numero, per favore. Se avete domande da casa, ragazzi, ditecele che le facciamo. Credo questo che l'ha suggerito Luisella, The Ghost Bro. In che anno vi trovate? C'era un globulo bianco davanti a me. Non l'ho visto io. Voi avete visto qualcosa davanti a me? Io no. Io voglio parlare con la bambina. Vuoi parlare con la bambina? Mi sembra
Eccola, eccola. Quando nominiamo la bambina si fa sentire comunque. Wow! No, vabbè, veramente, dai. Sì, ma mi ha fatto cagare a mano lo stesso. Bimba, sei qui? Mi fa sentire. Ti risponde, quando dici bimba, bambina risponde. Eccola, sì, ancora, sì. Vieni qua vicino a me. La zampa di cane. Sì, la zampata di cane, sì. Ragazzi, se vedete del fumo, è il palo santo che Luisella ci ha detto di prenderlo, ok? Come ti chiami, bimba? Emma. Emma? Emma mi è sembrato. Sì. Ragazzi, confermate da casa, ha detto Emma? È arrivato lui. Te l'ha confermato Ha lui. confermato lui, ma... Ma siete una famiglia? Ok, Pasquale conferma Emma, sì. Cosa che hai visto? Ha risposto a una, ma non ho capito cosa ha detto. Ve lo ripeto, siete una famiglia? Anche Giuse ha detto Emma, Teresa dice Emma, Gabriele Emma, tutti dicono Emma, sì. Ok. Ma anche Catti dice che si chiama Emma. Puoi spegnere quella torcia lì, per favore? Torcia! È Quale vero! torcia ha detto? Ragazzi, confermate da casa, avete sentito che ha Una detto qualsiasi. quale torcia ha detto? Ma tu che sei una bimba hai più energia di loro, spegnine una. A tua scelta, ragazzi, però dovete posarle. Mamma mia, Si è alzato un vento bestia. hanno confermato, sì, guarda. Ragazzi, ma che cazzo? No, forse il bip bip viene da me, non lo so, però. No, sentilo. Dice Etta, Nico agitato come mai? Come mai sei agitato, Nico? No, perché sto sentendo un buon udito, sto sentendo tanto sto cazzo di campanellino continuativo, non riesco a capire da dove arriva. E sento tanti rumori, semplicemente quello. Non sono agitato, sono In allerta. su chi vive. Comunque quando hai poggiato la torcia era sul 3 ora sull'1. Ve lo richiedo, potete spegnere una delle 3 torce a disposizione? Emma, è la tua voce? Emma, Cosa ha detto? Cosa ha detto? ragazzi, avete capito voi da casa? Che cosa ha detto? Ha detto qualcosa, non abbiamo capito. Sembrava effettivamente però russo, mi sembrava a me. A me è sembrata una parolaccia. Anche a me. Cosa avete capito voi? Sì. Con chi ce l'hai? Io. Emma, sei arrabbiata? Che cosa vedi in questo momento? Non è. La vera ha capito zoccola. Tre? Voi tre, ha detto? No, io credo. Comunque è forte questa, ragazzi. Sta zitta, poi quando parla, parla bene. Parla bene, sì. Ma quanti anni hai? Cazzo, l'ho capito anch'io. Quanti? L'ha detto? Io ho capito 3, ma non sono sicuro. Tre, l'ha detto ora. L'ha confermato la grande, ora. Io sento tre voci diverse però, lo sai? Sembra di sentirne 4. Quattro? Una che 4, come prima. non si è fatta sentire tanto, ma è... Quella voce brutta che dicevo prima.
Ma noi vorremmo parlare con te, perché tutte le volte che noi veniamo qua, sia per indagine che non, te in qualche modo ti fai sentire. Cerca di parlare con noi ora. Non ho portato la video, E quella lì parla. ha parlato 6 minuti con quella lì. Ma sei tu che hai parlato nella radio quando eravamo qua a giocare? Sopra? Ah, Io ho capito stronza, ma non so io ho capito sopra. Ma perché ce l'hai con la bambina? Non so se erano... Ma... Ah, o ce l'ha con me o ce l'ha con la bambina, sono due casi. Fa schifo. Beh, glielo chiedo. C'è Luisella che dice attenzione, a volte le entità negative usano voci da bambini. Quindi, cosa? Le entità negative usano le voci da bambino. Ce l'hai con me? Emma, fatti sentire. Fai un urlo, Emma. Urla forte che noi ti sentiamo. Ma non era lei. No. Emma, vieni qua vicino e urla forte. Ti sentiamo noi se urli. Cazzo era? Questa era una porta. Schifo era. Questa era una porta. Questa è una porta sicura. Ok, attimi di panico. Stiamo calmi però, ragazzi. Vai riprendili dal corridoio. Ho paura che perdo il segnale se vado No, là. resta nella stanza, ma guarda il corridoio. Che c'è, ragazzi? Mi sto cagando in mano io qua. Ragazzi, non vi allontanate troppo, per favore. Che dice là? Dice qualcosa? C'è il gatto che dice che era uno strillo sul cellulare. Sembrava uno strillo, sì. E questo? Questo è l'uccellino, forse. Dice che era uno cellulare. C'è qualcosa? Ma sei te? Ma dove sei? Ha detto hai? Ai. Hai. Pure qua. Che c'era? Qualcosa? Hai detto no. Mi è venuto un piccolo dubbio, chiedo una cosa che non ha senso, però voglio chiedere. Ah. La donna che sta parlando con noi era un medico qua? Ah, guarda, detto bene, c'abbiamo una cosa che potrebbe somigliare a un gioco che suona. Tiriamo fuori il sensore di movimento. Tiriamolo fuori un attimo. Ce l'abbiamo dietro? Mi sta venendo una sincope. Dal freddo? Sì, cazzo. Quanti gradi sono adesso? Chi ce l'ha il MET? Per misurare la temperatura? Non ce l'ho. Comunque, Eh. vorrei dire una cazzata. Mi sembra che abbiano cominciato a parlare in maniera più intensa da quando è andato via il Pepi Rosso.
Ma il pettirosso mi sa che è ancora là, No, no, non c'è. Non c'è più, perché l'ho sentito poco fa. Quando voi eravate laggiù in fondo, qualcosa si è mosso dietro di me. Ero convinto che era il pettirosso. È uscito da sta finestra qua, l'ho visto quando è uscito. E allora che cazzo si è mosso? Non è il pettirosso. Non è qui. Mi sono anche girato perché ho detto, ah, vabbè, questo è l'uccellino. Quando voi eravate laggiù. Di nuovo quel fischio, hai sentito? Siamo a 11 gradi, raga. 11 gradi? Sì, percepiti zero però. Sento addosso. Sto letteralmente tremando io. Sì, anch'io. Non me l'aspettavo tutto sto freddo. Sì, a momenti tiro il Sì, palo Moreno, è santo. vero, i rumori potrebbero essere causati dal vento. Quasi sicuramente sono causati dal vento. Dice Luisella di non dividerci, perché è quello che vogliono. Carta ha sentito un tintinnio e Guglielmo dice che si sente piangere. Perché se sento un rumore però voglio andare a vedere. Non abbiamo il modo di andare tutti insieme veloci. Dice come se fossero delle chiavi che sbattono fra loro e qualcuno vede degli orbs. Però può essere la fonte, c'è tanto vento. Ma puoi avvicinarti a quella cosina buffa che ho messo in terra, bianca? Per favore, prova a toccarlo. È mancato l'ambiente, raga. Era? No, è una finestra, raga, sono cose sopra. Porca puttana! No, dai, C'è no. stata anche una botta. Sì, in Ma contemporanea, non si ferma questo, raga. in contemporanea c'è stata una botta qua giù in fondo. Ma rifallo. Ormai è scattato. Eccola, l'hai sentita? Sì, l'ha fatto suonare. dai. Emma, prova di avvicinarti a quello strumento bianco. Perché siamo là. Forse sono io? Guarda. No, Cosa? Qua. ora l'ha fatto scattare. Da qua fatto così. No, non lo so. Ma fallo suonare di nuovo. Non può, è scattato. È scattato, non risuona, quindi... Ora sì, potrebbe risuonare. Ma puoi riprovarci di nuovo, per favore? Emma, sappiamo che sei qua. Ti sentiamo parlare dalla radio e se ti avvicini a questo coso qui bianco suona. Prova a afferrarlo. O chiunque altro, uguale. Questi sono passi, Sentili. Pasquale dice passi, sì, abbiamo sentito anche noi Pasquale dei passi. Per favore, potete ritoccare quello strumento? Emma, tocca questo coso bianco. Emma, vieni, avvicinati a quel coso bianco e toccalo. Mi controlli un attimo quello che funziona, dagli una botta, perché non so se funziona dopo che è stato già attivato. Ok, va bene. Staccalo e riattaccalo e rimettilo giù. Ok, Emma, se ci senti, se riesci a sentirci, per favore, prova a ritoccare questo cosino bianco. Ok? Lo hai fatto prima, un minuto fa lo hai fatto. Prova a ritoccarlo. Oh, si è mosso. Cosa? Porca puttana, si è mosso! Ok. Allora, calmi, per favore. Allora, resettalo.
Te l'hai visto che si è Lo mosso? vedi, ha fatto così, si è mosso ed è partito dopo, cioè non è possibile. Si è mosso prima e poi L'hanno scritto anche qui, si è mosso un casino. Ma è suonato dopo però che si è mosso. Quello lì appena ti ci avvicini, che lo sfiori, quello Ma suona. no, neanche se lo sfiori. Cioè suona anche In soltanto se ti prossimità avvicini. Si è mosso e poi ha suonato. Ok. Emma, eri te? Dicelo attraverso questa radio, per favore. Eri te, Emma? Rimetti in terra il sensore. Rimettilo giù. Emma, eri te? Emma, fatti sentire. Eh? Non ho capito. Ci fai? No, volevo chiedere se ci fai sapere se possiamo fare qualcosa per te? C'è qualcosa che possiamo fare per aiutarti? Patrizia, il vento qui c'è, ma non ce n'è così tanto da spostare un oggetto di quel peso. No, più che altro non da attivarlo. Fosse caduto sì, chiaramente, ma da attivarlo no. Qui c'è un Avete po' di visto, suona col vento, tocco. c'è un po' di vento freddo, sì, ma non è un vento tale da spostare un oggetto. Poi ragazzi, questo non è un vero e proprio REM pod, questo qui è un antifurto. Questo è quello che si attacca alle finestre, qualcuno porte. tenta di entrare, quello suona, Ho bisogno di quindi un tocco. Ma comunque la cosa ha fischiato di nuovo. ha fischiato, sì. Con la voce prima del fischio. Cosa? Una voce, qualcosa del genere, ma è arrivato da qua. Va lì. E poi ha fischiato la finestra. Qui dicono che secondo loro non è la bambina. Potrebbe. Comunque io ripeto, e ci tengo a dirlo, ci tengo proprio a dirlo, quell'affare lì non può muoversi e suonare dopo. È vero? Se è caduto. No, ma neanche, cioè se si fosse mosso per il vento suonava, nel senso che non può muoversi e poi suonare dopo, sì, è si vero. attiva istantaneamente quell'affare lì. Un altro fischio ancora? Io ho il dubbio che siano finestre però. Guarda. Questa però non capisco perché c'è vento da fuori e questa si chiude. Farà riscontro, no? Il vento da fuori c'è perché si muove. E così si chiude. Tutti qua dicono che non è una bambina, però. Ragazzi, cosa ve lo fa pensare che non sia una bambina? Perché pensate che non sia una bambina? Allora, chiedo questo. Qualunque cosa tu sia, fallo suonare un'altra volta. O scaraventano a questo punto. Tiralo in terra. Ma forte. Basta, era la bambina, mi sembrava che... Dice Nicolò, guarda nella finestra dietro di te c'è qualcosa che si muove. Una luce intermittente. Sì, l'ha chiesto Pippo. Vedi qualcosa? Eh? Niente? Ma fallo suonare ancora una volta. Ho capito, vieni qua, era l'uomo. No, non vedo nulla. La finestra alla tua destra, ha detto. Questa, alla mia destra, ero girato a questa qua. Ci sono dei vetri là però, basta quello. Chiedano dov'è il pettirosso. È andato via. Non c'è più il pettirosso, è andato via. Ma fallo suonare ancora una volta, per favore. Dario chiede il nome. Noi Dario pensiamo che si chiami Emma. Prima abbiamo sentito tutti quanti Emma.
Qui dicono che è già un po' che vedono lucine fuori dalle finestre. Io dalle finestre ogni tanto ci guardo, non ho visto nulla. Lampioni stradali non lo so, Pippo, perché... Ah, aspetta, ho capito. Quelle laggiù sembrano delle case in lontananza, però. Molto lontane. Sì, sì, ma dall'altra parte del monte in pratica, Pippo. Perché qui la colonia Devoto, se guardate sulla mappa, è completamente isolata. A 1400 metri d'altezza. Sì, siamo a 1400 metri così. Entra qui. Stavo per passare vicino a qualcosa di... Non ho capito. Fate il segno della croce col palo santo, ha detto Kat. Chiara dice che potrebbero essere riflessi delle torce, però lì Chiara non ci sono i vetri, quindi non erano le case in lontananza sicuramente. Diffondete il fumo del palo santo dai piedi fino sopra la testa, ci dicono. Ci dice Kat. Qui. Sì, Chiara, è vero, c'è già successo dei riflessi. Attenta al sensore. Qui vedono orbs anche. Si è spostato questo pallino qua, da qua a qua. Ok, facciamo una cosa. Interrompi un attimo la ghost e prepariamoci a fare l'esperimento delle carte, che è già un po' che non lo facciamo. Ok? Sì. Giovanna dice ripete qualcosa. Ripete? Sì, forse dalla ghost box. Ripete qualcosa. Comunque, raga, si è cagato in mano, con questo affarino casonato stavolta. Se dite Padre nostro, che succede? Prima abbiamo detto un'Ave Maria, però fa poco testo perché noi non siamo credenti, quindi non credo che abbia molto significato quello diciamo noi. Secondo me devi crederlo quando lo dici, cioè ci devi credere in quello che dici. Dai, l'accendino. No, ce l'ha Nicolò. Lo Nico, poraccio. Ok, raga, noi intanto ci facciamo la nostra piccola pausa sigaretta per riprenderci un secondo da tutto ciò. E confermo che la temperatura si sta abbassando sempre di più. Le mani me le sento a malapena io. Io avevo quanti giù, lasciati giù. Giusy, il problema è che non lo posso mettere dove c'è il pettirosso perché c'è un sacco di roba in terra. Fagli vedere. Giusy dice di metterlo qua, ma non come faccio? Io mi porterei dall'ingresso della stanza ora. Magari dall'ingresso sì, ho capito. No, comunque il pettirosso non c'è più, Volete un po' d'acqua? No, grazie. C'è uno strano riflesso laggiù in fondo che si attiva quando tolgo la torcia. Fanculo. Questa sei proprio aperta o chiusa? Non lo so che cazzo ha fatto rumore dietro le spalle. Raga, tra un po' mi sa che dovremo... Dario Capecchi dice ci spostiamo, chiede se ci spostiamo. Sì, ci spostiamo praticamente a un piano di sotto Andiamo ad andare nella tra... stanza a speculare? Sì, tra poco, perché sinceramente spostandoci abbiamo tanta paura che riperdiamo il segnale.
perché ogni volta che ci spostiamo perdiamo il segnale di connessione, quindi... Se non mi ricordo male, abbiamo vissuto dove quando noi stavamo giocando qua dentro si è messo a parlare la bambina nella radio. Sì, raga, c'è stato sia un fischio che un rumore metallico, era dietro di me, pensiamo che fosse una finestra. Laura, siamo alla Colonia Devoto, l'ex Colonia Devoto, in Liguria, 1400 metri d'altezza. Sì, provate sperando che vada con... Sì, ma tanto ci spostiamo poi in giù. La connessione al limite se parte e poi viene riconnessa. Dovete avere voi pazienza e rimanere collegati. No. Mm? Ma forse sono io? Cosa? Questo? Sì. Ok, ho trovato così. No, Pippo, era sicuramente una finestra che si è chiusa per via del vento o si è aperta, non lo so, quel rumore metallico che sentivi. Era alle spalle di David. No, Però- te lo confermo io, si è aperta questa. Infatti. Anche perché delle finestre ormai, ragazzi, sono rimaste qualche persiana ancora che si può chiamare persiana e basta, fondamentalmente. Quindi io ho talmente tanto freddo che continuo a stare così e mi viene un male alla schiena e alle spalle. Cos'era questo? Sono i rumori delle finestre. No, non era la finestra, questo era lo stesso tipo di deglutire che aveva sentito lei prima. Eccolo di nuovo. Guarda. No, io comunque suggerirei di spostarci. No, o più giù perché almeno lì non c'è corrente, non moriamo freddo, ci stiamo congelando. Ma lì non prendeva. Qua fai 4 passi di salta la connessione. Va proprio da millimetri dalla cosa. L'ha frisciato. Te, Nicolò, ti ricordi come funzionano le carte? Che non le posso fare io stavolta. Sì, non ricordo di preciso la traduzione. I significati, Sì, ecco ti aiuto. vai, Ti aiuto. Prendo io. Le provi le te? scarto io e... Ok, ora ci stiamo preparando per un altro dei nostri esperimenti che ancora non avete visto nelle indagini, ma già l'abbiamo provato diverse volte. No, non diverse volte a casa, ma in indagine soltanto una volta e sembrava qualche risultato ci fosse stato. Sono tutti... Oh, fanculo! Questa era lontana però, eh. Sì, questa era lontana. Fischio di nuovo. Mi sembrava un fischio questo. No, era persiana. 8 gradi, raga. 8 gradi? 8 gradi. Sta scendendo in maniera vertiginosa la temperatura. Stiamo arrivando alle temperature di Rovegno, che lì veramente c'è da cagarsi in mano dal freddo. Non ero pronto. Non eri pronto a questo freddo? Il freddo no. Ancora? Vabbè, comunque sono le finestre. Il fatto che succedano alle spalle dà un certo brivido, suggestione ovviamente, però sicuramente sono le finestre. Qui il sensore non ha più dato segni di vita. Tutto ok, Gabri? Dobbiamo concludere? Io mi sa che non giù. Parti da solo? Tra poco stacchiamo, eh? È già più di 2 ore che siamo in live. Se facciamo questo esperimento, poi ci dirigiamo giù, ok? Mi dispiace. No, ci mancherebbe. Intanto sta diventando sostenibile, fa troppo freddo, non eravamo preparati su freddo. Ok, allora, Sto giocando, mi sta Sì, scusa, Gabriele. disturbando parecchio. vai, proviamo le carte. Allora, Clo, fai te le domande o te stai sulla chat? Come vuoi, posso fare entrambi. Magari chiediamo di fare le domande ai ragazzi della chat. Ma loro non conoscono questo esperimento ancora, non l'hanno mai visto. Ah, giusto, è vero, è vero. Ok, Allora, partiamo così. vai.
C'è Emma qua? Sì. Sì. Emma, vuoi parlare con noi? Sì. Sì. Emma, Quella donna è malvagia? quale donna? Quella che interagisce? Ci sta osservando. Ci sta osservando. Ok ragazzi, questa è la carta che ci dice che abbiamo l'attenzione di chi interagisce con noi in questo momento. Io lo Ok, richiedo. richiedi. Emma, la donna che parlava con noi è malvagia? Sì. Sì, Ti ha fatto del male? Sì. sì. Mi continua a tornare in testa questa cosa che lei fosse un medico e C'è Luisella che Magari- chiede, che lei non chiedete se Emma è veramente una bambina. Ok. Emma è veramente una bambina? Ci sono di No. nuovo quello di prima. Questo è un è rituale. 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 Forse qualcosa che è stato evocato con un rituale? Emma, sei stata evocata con un rituale che hanno fatto qua dentro? Pericolo. Pericolo. Pericolo, ok. Cosa? Cosa? Oh, caspita, sei mosso di nuovo. L'ho sentita parlare! Qualcuno non stacca perché mi sto... L'ho sentita parlare! È uscita la carta del pericolo e ha suonato... C'hai una bestia sulla spalla, fermati. Che c'ha sulla spalla? Una creatura. Cos'è? Cazzo è sta bestia? Che è? Oh, è la cavalletta, no, no, Non è una no. cavalletta. No, non è una C'ha la cavalletta. medaglia dietro. Cos'è? Non so. Sì, è una cavalletta, ragazzi, una cavalletta. L'ho sentita parlare! Comunque la qua. cavalletta non è un bel segno, eh. L'ho sentita parlare! Ok, qua. allora riattivate il sensore di movimento. Allora, uscita... Oh, non riesco a parlare. È uscita la carta del pericolo e ha suonato in contemporanea il... L'avete sentito? Han detto- Zitti, no, Sì, l'ho zitti. sentito, l'ho sentito. Non sembrava una sirena, Sì. è vero? Sì, però tipo quelle delle navi mi sembrava. Sì, qualcosa del genere. Vabbè, andiamo avanti, scusate. Scusate se Ok, vai, prosegui. Fallate la domanda, non ce la faccio, non riesco neanche a pensare ora. Allora, abbiamo detto, sei stata evocata con un rituale, è uscito il segnale di... Ok. Ah, La mossa di nuovo! Dico, c'è stato un omicidio? c'è stato un omicidio? Sì, chiedono se c'è stato un omicidio. Ok, chiediamo. Sì. Sì. La risposta è sì. Eccolo di nuovo che si muove! Si sta muovendo? Si sta muovendo senza suonare. Ma sei stata vittima di esperimenti? Gli esperimenti? Beh, rituale non deve essere per forza Sì, spirituale. esatto. Ok, scusate, Ci sì, può sì. stare, ci può stare. Sì. Sì. Devi Sì. mettere sott'occhio però quell'affare là perché si muove spesso e volentieri. Si muove ancora? Adesso no, ma Ok, ancora con le domande. Proseguite. Quella donna è quella che era il medico che ha effettuato questi esperimenti? Sì. 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 Questa donna aveva a che fare con... Ok. Sto prendendo gli anni di vita. Cosa? un orso bello grosso passato di qua. Quello l'ho visto sicuro. A occhio nudo? Sì, ma una roba così, Sì, Sto- Patrizia, sto tremando. È acceso il Palo Santo. Sto tremando. stiamo vicini, però. Non più dal freddo. Aiuto. Proseguite. Questo medico lavorava per l'SS? Sì. 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 Era una donna? Sì. Sì. È la stessa donna che è con te quando ti sentiamo in Ghost Box? No. Un'altra quindi. Quella donna è una vittima come te? Sì. Non mi sembra tanto carina comunque quella donna. Sì, ok. Poi chiedili ancora se siamo in pericolo, scusa. No, scusami, vai. C'è una domanda di Pippo. Era un addetto di Mengele? Mengele, come cacchio si chiamava il medico nazista? No. No. No.
Aspetta, la voce brutta, la voce C'è- brutta. L'uomo con la voce gutturale, lui che organizzava e comandava tutti gli esperimenti. Dirigeva gli esperimenti. Ok. Ed è un sì. Che è uscito? Che è Un sì, uscito? un sì. Un sì. Ok, Ma portiamo... c'è un uomo con te? Allora, mi sta nervosendo. Sì. Non sta più spaventando, mi sta nervosendo. Chi si sente? La donna era sua moglie? Strega. Una strega? Strega. O che Beh, però raga, comunque... aspettate, agli occhi di una bambina che viene torturata, trucidata, messa sotto esperimenti, puoi vederla come una strega. Tutti Sì, vediamo ma le strega, donne strega cattive. non intuiamolo proprio strega, Esatto. è una figura Oppure Cioè, qualcuno si che vede- praticava stregoneria poteva essere. potrebbe anche Magari era una fissata dell'occulto anche questa, però sicuramente si dilettava in medicina, stando a quello che hanno detto le carte. Boh. Mi è venuta in mente una cosa. Mi hanno raccontato che nella casetta con la coppia di... E basta! Mi sto nervosendo? Questa non è la bambina. E tu? Spegniti la luce. Ok, proseguiamo. Vai, fermo, sì? Ok. Ma stanno suggerendo di chiedere quanti anni ha, ma con le carte non possiamo non completare. Dicevo... possiamo andare ad esclusione. Oppure se facevano rituali, hanno chiesto anche. Parla un po'. Ok, negli esperimenti che facevano ci entrava l'occulto, erano dei rituali? Non si muove. No. No. Non si muove. Guardalo. Ok, accendi un attimo la ghost, per favore. Vediamo un attimo se riesci a comunicare con quella anche. Sono finite le carte? No, ne ho ancora 3. Tre Una domanda carte. fammela fare a me. Vai, fai la domanda, Gabri. C'è l'uomo che si è impiccato nella casetta del custode? Demone. È venuta fuori la carta del demone, ragazzi. Aspetta. Perché sei impiccato quell'uomo? Non lo so. Secondo la leggenda si è impiccato perché non sopportava più di sentire le Non voci sopporta- del luogo esatto. Non sopportava di sentire le voci, sì, è vero. che il provenivano dottor- da qua. Io sapevo che si era impiccato, ma non sapevo per quale motivo. Ok, accendi la ghost anche nel frattempo. Minchia, oh. E il gonfio corre in fondo. Raga, stasera stiamo assistendo a parecchie attività. Se avete suggerimenti da casa, per favore diteci, perché noi tra poco ce ne andiamo da qua comunque. Sei tu che attivi il sensore di movimento, Emma? Sì. Attivalo, Emma. E lo sta attivando continuamente, cioè. Adesso. Ora. Emma, sei tu davvero che fai attivare... Sì, mamma, ha risposto l'uomo. Era una voce da uomo. Ah, Quanti bambini sono stati vittime di esperimenti qua dentro? vai con la carta, eccola. No. No, ok. Era l'ultima? Era l'ultima carta? Ok, rimescola al mazzo, rimescolalo. Quanti bambini sono stati vittime di esperimenti qui dentro? Chiedono anche Emma sei Se un... parli non sento. Scusa. È possibile, erano troppi bambini. Rispondimi, quanti erano i bambini? Faccio fatica ad articolare le dita. Ci sono. Non so, la sensazione non piace. Ti faccio un'altra domanda. Quanti bambini avete ucciso con gli esperimenti? Io ho capito 27. Qua. Ragazzi, l'esperimento per funzionare deve essere ripetuto almeno una volta.
Riproviamo a fare le domande con le carte e vediamo se escono risposte analoghe, tenendo accesa la ghost box anche. Ma sei qui? Sì. Ci sono altri bambini con te, Emma? No, ma No. infatti noi sentiamo solo lei di solito. Ok. Poi? Sei insieme alla donna? Sì. Chiedano se è un demone. Se Emma è un demone. Emma, sei un demone? Dice di sì. Qui dici di sì. Alle tante cose. Io non credo che sia così. C'è Laura che chiede: Emma, vuoi essere portata via di lì? Strega di nuovo. Strega. È uscita di nuovo la carta della strega, ragazzi. Forse intende dire che la donna vuole essere portata via di qui. O forse con un rituale può essere portata via di qui. Ma in questo posto non ci sono segni rituali, raga. Oh oh oh. Eccola, si sente. Ma piangi. Perché piangi? Aspetta, Emma, stai piangendo? No. No, la risposta è no. Ma stai ridendo? Sì. Sì. Lì se siamo in pericolo. Eh? Mi dà quella sensazione. Sì, ha ragione Gabri, chiedi se siamo in pericolo. Siamo in pericolo? Sì. Sì. Sei tu il pericolo? Sì. Sì. Ma sei una finta bambina? Lì la tiro fuori. Rituale. 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 Oh! Questo è bozzo di brutto. Sei appena entrata qui dentro, Emma? Sì. Sì. Fallo suonare. Ok, allora avvicinati fino a far suonare di nuovo il dispositivo. Riesci? Tocca quello. Quello che sto indicando. Vai, prosegui, Nicolò. C'è il custode qui con noi? Demone. Demone di nuovo. Allora, questa è il momento in cui non si parla più di coincidenze, perché 2 volte che abbiamo parlato del custode, 2 volte che è venuta fuori la carta demone. 2 volte della donna, 2 volte la strega. Qui dicono che non è Emma, di fare attenzione. Luna si chiede, Emma, ci stanno facendo un rituale? Cioè, credo che sia, come dire, se loro queste entità stanno facendo un rituale a noi. Vai, chiedilo. Possono farli queste cose? Non credo, però. Prova a chiedere. Voi state facendo un rituale? Ci stanno osservando. Ci stanno osservando. State giocando con noi? No. Volete mandarci via? Pericolo. Di Pericolo. nuovo. Pericolo. Cioè, nel senso, se non andate via, il pericolo c'è. Può essere interpretata Andiamo, così. il pericolo è un pericolo, ci vogliono tenere qua. No. Puoi fare un qualcosa di eclatante, come un rumore o spegnere una torcia? Sì. Sì? Ok. Fallo. Siamo qua in attesa, fallo pure, tranquillamente. Ci chiapperà un infarto, ma te fallo. Sai che se spegni tutte le luci contemporanee io muoio qua, vero? Moriamo tutti qua, penso, di fatto. Ci Sposta stanno... un oggetto pesante. Fai ruotare una torcia. Ci stanno dicendo di andare, che sta diventando inquietante la cosa. Sì, sta diventando molto inquietante la cosa. Sono d'accordo. Finiamo il rituale delle carte. Il rituale è l'esperimento delle carte. Una falena, raga. A questa temperatura una falena. Può darsi, è attirata dalle luci. Vai Nicolò, prosegui. Speriamo che cosa chiedere. Se vogliamo che ce ne andiamo. No, l'abbiamo già chiesto? Se vogliamo che ce ne andiamo?
Sono state tante le vittime di questi esperimenti? Sì. 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 Ok. Per conto dell'SS? Sì. Sì, ok. Poi? Abbiamo un passaggio sicuro andando via di qui? Sì. Sì, l'ho detto anche qua. Lo garantisco. Chi è che... Cosa? No, stavo pensando. Abbiamo un passaggio sicuro. Madonna. L'ha tirato in terra! No, vabbè. È cascato per terra! Ma forse stavolta... Ha sbagliato proprio. È un segnale che dice Sì. Ok. Ok, allora... Aspetta, ho un'ultima domanda. Vai. Di corsa Voi perché... vi ricordate di noi? Di essere stati qui? No. No. vero. Di me? Vi ricordate? Sì. Per esclusione. L'ultima carta? È l'ultima? Ultima carta. Ok. Lo sapete che non potete seguirci, dovete restare qui. Sì. Sì. Ok, mettiamo via le carte, via la ghost box e dirigiamoci verso l'uscita. Direi che ci Questo sono- è attivo o è... attivo. Ok, staccatelo allora anche quello. Aspetta, l'ultima Eh? parola, si muove. Se volete che ce l'abbiamo È vero, Si muove il suo. è vero, guarda. Oh, dai, via. Oh, no, l'hai visto? Cosa è successo? È cascato. Me l'ha buttato per terra e l'ha spento. L'ha spento. Vabbè, dai, raga, andiamo. Ok, andiamo, dai. L'ha spento. Mettiamo via le cose velocemente. Oh, sono in allerta massima io in questo momento. Deve essere suo. Luce. Fermo. Sì, sono fermo. Ah. Sì, sto inquadrando il là, sto cercando. Vanno nel mio zaino, questa cosa per favore. Insieme al Ok, mercato. sì, io sono fermo. Questa qua la grande. Cacciatore mi sono messo uno. Sì, stiamo andando, stiamo mettendo via la roba e ci dirigiamo verso l'uscita. Teniamo la linea aperta durante il percorso. Avvisati che dovrebbe cadere. Se cade la linea, ragazzi, sapete perché? È già successo prima, quando ci spostiamo potrebbe andare giù. Comunque fuori la riprende. No, non c'è niente, non mi sembra ci sia niente. Palo santo chi l'ha? L'avevo lasciato in terra. Prendilo, portiamocelo dietro. Sì, trovalo ora. Cerchiamolo un secondo. È qua. Trovato? Lo tengo io. Ok, vai, andiamo. Comunque fate una risata perché non mi mettete a parlare. Andiamo all'uscita? Sì, andiamo all'uscita. Senza fare, diciamo, tappe, ok? Andiamo direttamente. No, piano. Però ci sono stati diversi, non so se anche perché sono stati chiari, poi devo tagliare via, quando suonare, la saluto per terra, hanno stoppato. Quindi così. Che cazzo? Non lo L'ho so! sentito anch'io. Che cos'era? Non è che te lo so. Vicini statemi. Allora, Nicolò, Dimmi, entra vado e vai a anch'io. sinistra e vado a destra. Cazzo, non c'è niente qua. Ok, va bene, torniamo indietro. Andiamo. Quello era un verso o sbaglio? Non lo so che cazzo era, ma era proprio dietro di me. Sembrava un verso a me. Via. Dobbiamo andarci via e anche veloci. Andiamo. Anche gli scalini. Sì, qua le scalini sono un po' di merda. Ancora uno? Sì, sicuro. Guardiamo di non finire sotterranei, grazie.
Sì, guardiamo per terra. Cosa? Hai visto? No, ho fatto un giochettino. Sì, andiamo, vai. Andiamo. Ragazzi, il palo santo è sempre acceso, tranquilli, ci sto portando dietro. Ok. Raga, allora io direi... Cosa? Non siete autorizzati a seguirci, nessuno di noi. Dovete restare qua. Ah. Che inquietudine, ragazzi. David, sbrighiamoci perché si gela. Sì, sì. Rischiamo l'ipotermia. È veramente freddo. Volevo solo dare un'occhiata alle finestre, al fuori. Io lo lascio qua sto palo santo. Non lo puoi lasciare acceso, però devi spengerlo. Come non lo posso lasciare? Siamo in un bosco, non puoi lasciare il Hai coso ragione, acceso. ci penso più. Spengilo bene. Ci hanno detto dalla chat di dirlo a tutti che non ci devono seguire. Detto. Sì, ma dobbiamo dirlo tutti, hanno detto. Ok. Non avete il permesso di seguirmi. Nessuno. Anche te dillo. Nessuna delle entità qui presenti ha il permesso di seguirmi, deve rimanere qua dentro. Ok, stessa cosa vale per me. Nessuna entità può seguirmi. Deve rimanere qua all'interno. Ok. Raga, è inutile fare le conclusioni perché ovviamente dobbiamo andare ora. Ok, quindi Conviene allontanarci. sì, aspetta, volevo stoppare qua la diretta. Ragazzi, salutiamo tutti quelli che sono stati con noi stasera. Grazie. Ciao a tutti. E- Ciao ragazzi, grazie del vostro aiuto. Ecco, sì, grazie dell'aiuto che ci avete dato stasera nell'indagine, diciamo. È stato bello condividere questa cosa qua con voi. Dove va, Clo? Dove vai, Clo? Sto lasciando il palo santo davanti alla porta come mi hanno detto, è spento e l'ho lasciato lì. Ok. Ragazzi, allora qui vi salutiamo e prossimamente poi faremo altre indagini in live. Speriamo non adrenaliniche come se no ci chiappa un infarto a tutti veramente. Domani continua l'indagine ai bunker, all'1 esce l'episodio, quindi Seguitelo perché seguite quello che è un'indagine una della bella Madonna. indagine quella. Ok? Quindi dalla colonia Devoto è tutto e ora vedo se riesco a chiudere questa live. Ciao ragazzi! Ciao. Ciao, ciao a tutti ragazzi.